Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Two Film Shooters. Ciao, siamo qua oggi con i ragazzi dalla Val d'Aosta, da Aosta, Luca Qualità. Farinè. Ciao a Seguitelo su tutti. Instagram. Ciao a tutti. Su Instagram, @ Luca Farinetto. Era facile, questo era facile. Semplice. Allora Luca, oggi di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Dovete dirmelo voi, no? Qualche No. formato mi avete detto. Allora, oggi ragazzi inizia una nuova Mi fido serie di voi. che si chiama, Analog Photography for Dummies. esatto, cioè fotografia a pellicola per Principianti. Principianti, comunque. diciamo. Vabbè, la traduzione è per imbecilli. Ah, però, sì, diciamo però che poi siete è molto in tono sì, scherzoso. Come noi. come Come no? noi, assolutamente. Stupidi- Come quelli che fanno questi video. Sì, ma tanto stupido è che stupido fa, quindi Esattamente. alla fine io sono stupido per forza, Luca anche. Quindi ragazzi, oggi parleremo di formati fotografici a pellicola. Partiremo dal piccolo formato, quindi il 35 mm, al medio formato o 120, fino ad arrivare al grande formato. In questo caso noi parleremo fondamentalmente del 4x5 o 10x12 cm. Sì. Partiamo dal... Piccolo formato. Allora, il primo supporto di cui parleremo oggi è il 135, quindi 35 mm. Forse è la tipologia di pellicola più conosciuta, più famosa tra anche i giovani che utilizzano la pellicola, perché appunto è quella più largamente diffusa, forse anche per il suo prezzo. Allora, la prima cosa che possiamo notare, a differenza dei formati più grossi che poi Alessandro e Andrea vi faranno vedere meglio, è che in questo caso abbiamo un involucro bello solido in metallo che comunque ci garantisce una certa protezione alla nostra pellicola. Differenza che appunto le distingue dagli altri formati che invece non possiedono questa caratteristica, ma possiedono altri tipi di protezione. Questa pellicola è diventata famosa, questo formato, grazie a Leica per la sua grandissima diffusione e il nome che non ha bisogno di presentazioni, ma in realtà nasce per il cinema ed è proprio per questo che lungo tutti i bordi della nostra pellicola troveremo questi forellini che appunto nascono con l'idea di aiutare l'avanzamento della pellicola attraverso gli ingranaggi. Poi nella fotografia c'era la necessità di aumentare un po' la qualità, quindi si è aumentata la dimensione del fotogramma, mantenendo però la forma del supporto identica a quella nata per il cinema. Allora, all'interno di una pellicola, o quindi di un rullino, possiamo trovare principalmente, la maggior parte delle case producono rullini da 36 fotogrammi l'uno. È possibile anche trovarne, anche se sempre più rari, anche da 24 oppure da 12, sempre fotogrammi ovviamente. Questa pellicola, quindi questa tipologia di rullino, dove la possiamo utilizzare, con che macchine? Sicuramente, come si può vedere, poi come noterete dal confronto con le altre, di positivo ha l'estrema portabilità e anche un discreto numero di foto. Quindi, per iniziare a vedere in quali fotocamere possiamo andare a inserire o vedremo in quali è già inserito questo rullino, questa pellicola, inizierei da due estremi, che forse sono anche i più conosciuti per tutti noi. Da una parte una SLR, quindi Single Lens Reflex, una classica reflex, quella che più conosciamo, e dall'altra parte invece un usa e getta, quindi estremi in termini di anche prezzi, se vogliamo. Da una parte una fotocamera più pesante che permette delle ottiche intercambiabili, quindi una grande varietà di utilizzo, mantenendo grazie al formato comunque una discreta portabilità. Dall'altra parte invece, sempre per restare agli estremi, abbiamo una macchina che forse tutti noi, almeno della nostra generazione, siamo cresciuti utilizzandola nelle gite scolastiche o comunque in situazioni molto leggere. Questa macchina ci permette infatti anche di vivere la fotografia in maniera un po' più leggera, con un po' più di spensieratezza rispetto a una macchina del genere che anche solamente per il suo peso ci costringe ad essere ben consapevoli di quello che decidiamo di metterci nello zaino o nella nostra borsa. Ci sono, oltre a queste qua già citate, magari più conosciute, altre tipologie di macchine che forse i nostri genitori sono più abituati a vedere rispetto a noi, e sono queste qui davanti. Quindi abbiamo delle macchine che possono essere delle compatte, quindi a differenza di una reflex, quindi come quella che abbiamo già citato, ha la differenza di avere un'ottica fissa, non intercambiabile, e in questo caso un mirino a telemetro e non reflex. Oppure altre macchine come queste Yashica, due generazioni differenti, ma l'idea di base è la stessa, quindi macchine punta e scatta molto rapide, alcune più, altre meno rumorose, ma che comunque permettono un po' sulla linea dell'usa e getta di vivere la fotografia oggi anche in una maniera più sia leggera sia
senza troppi pensieri, ecco. Un'ultima macchina molto particolare, sempre di questo rullino, che sicuramente merita una menzione, è la Minox, fatta in tantissime versioni, e la sua particolarità la potete vedere. Forse adesso posso anche togliere il flash per farvi capire. La sua particolarità è l'estrema compattezza, quindi è una delle macchine 35 mm più piccole mai costruite, e quindi di conseguenza una delle più leggere e una delle più portatili. Quindi davvero questa pellicola ci permette prima di tutto di sfruttare un sacco di macchine diverse ad un sacco di prezzi diversi, e in secondo luogo avere anche sempre un buon compromesso tra qualità e portabilità, poiché se non siamo professionisti questa caratteristica ci può interessare sempre. Questo è ciò che avremo prima di scattare i nostri fotogrammi, prima di inserire il rullino. Una volta tolto, portato al nostro laboratorio, o se abbiamo le competenze sviluppato da noi, otterremo questo. Quindi delle strisce in cui vedremo tutti i nostri fotogrammi. Appunto questo qua è un rollino da 36 a colori, lo si può vedere dalla tonalità che tende verso l'arancio rispetto al bianco e al nero, appunto del rollino bianco e nero, e così è come si presenta, non ho altro da dire. Dunque, abbiamo visto il piccolo formato, che è il formato con cui si inizia a scattare la pellicola quasi sempre. Invece adesso vediamo il medio formato. Il medio formato è appunto formato intermedio tra il grande e il piccolo. Dunque, è un formato già professionale. Dalla pellicola 120, che sono queste qua ragazzi, il rullo questo qua. Dalla pellicola 120 si possono ricavare più formati. Il più piccolo è il 6,4,5, che permette di fare 15 fotogrammi su rullo. Questo è un esempio. Che per esempio si può usare su macchine come la Mamiya 645, appunto 645 della formato 6,4,5. Si può fare invece il 6x6, quindi quadrato. Le classiche foto quadrate, anche delle mostre che avete visto, sono fatte con macchine 6x6. La più nota ovviamente è l'Hasselblad, che fa 6x6, come anche però la Rolleiflex. Si ha il 6x7, che è un formato che come rapporto è simile a 4.5, eccolo qua, che si può fare con Pentax 6.7, ragazzi, guarda che bestia, o con Mamiya RZ67 o RB67, in base anche a quelle che preferite, come anche Mamiya 7, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare al 6x17, che sono formati più panoramici, che permettono di fare tante cose, ma meno foto. Dunque, sul il 6x6 si possono fare 12 foto per rullo, e invece sul 6x7 si possono fare 10 foto per rullo. Capite quindi che non si può scattare a manetta, non si possono fare 10.000 foto, ne hai 10/15, bisogna essere ponderati, bisogna sapere che foto fare, e quindi è già qualcosa che si usa quando si è un po' più consapevoli della pellicola. I rulli si presentano in multipack generalmente, perché col fatto che si possono fare poche foto per rullo conviene acquistare il multipack. In un multipack, ad esempio questo qua dovrebbe essere un Ektachrome 100, dentro ci possono essere 5 rulli. Come si vede, questo è in plastica, non è in metallo come il 35 mm, quindi si può dire che sia un po' più fragile, e la chiusura è diversa, perché per esempio, qua abbiamo un esempio di rullino aperto, è fatto con una striscia di carta che poi diventa pellicola. Questa qua è la pellicola che voi andate a esporre. Come detto in precedenza, mentre il 35 mm si riavvolge su se stesso, il 120 no. Quindi voi ogni volta ritroverete il rullo e un vecchio rocchetto che servirà per riavvolgere il rullino, perché chiaramente si mette da una parte e si avvolge dall'altra. Il 120 offre una qualità veramente, ragazzi, eccezionale. Il formato è grande, come potete vedere anche dai negativi che sono qua presenti, e questo permette di avere meno presenza di grana e di poter fare stampe più grandi. Può essere un difetto o no, dipende, ma la profondità di campo è veramente ridotta, di conseguenza è facile avere sfocati molto molto presenti, bokeh veramente esagerati, che però se uno fa magari ritrattistica è una qualità molto apprezzabile. Sono macchine pesanti, grosse, scomode, perché ragazzi posso dire che una Pentax 6.7 o una Mamiya RZ, ora questa qua pesa con quest'ottica qua
2,5 kg. Inizia a essere importante come peso. Assistente, vorrei una SRL 35 mm. Oh, grazie. Prego. Giusto per intenderci un attimo sulle dimensioni di una 6,7 o una comunque 120. Sono queste. Si sente. Ok? Sono... Cioè, ragazzi, dai, guardate. È la bambina piccola questa. Ok? Quindi sono macchine che si portano e si comprano con scelte consapevoli e con tanta pratica. Però offrono un'esperienza di utilizzo eccezionale. I prezzi sono veramente vari, si può partire da macchine come le TRL, quindi Twin Lens Reflex, che è quindi una lente per scattare, una lente per mettere a fuoco a pozzetto, dai 200 euro, anche meno, fino ad arrivare a più di 1.000 euro tra corredi Hasselblad, Mamiya o Pentax. Ce n'è per tutte le tasche. Io vi consiglio di, dopo aver sperimentato con 35 mm, di passare a 120, perché è un'altra cosa. Solitamente una macchina grande formato si divide in corpo centrale, dove abbiamo le due cornici e il binario, il soffietto, l'ottica, il vetro smerigliato e lo chassis. Montiamo adesso il banco. Questo è il banco ottico montato. Per scattare con un banco ottico dobbiamo dotarci di pellicola piana, in questo caso di pellicola piana 10-12. Come questa. Dobbiamo caricarla in uno chassis, che può essere a doppia faccia come questo o a singola faccia. Carichiamo con l'indicatore dell'emulsione verso l'alto a destra la pellicola, la inseriamo e chiudiamo lo chassis. Naturalmente questa operazione va fatta al buio in camera oscura. Per scattare inseriamo lo chassis dietro il vetro smerigliato, carichiamo l'otturatore, togliamo la volea e scattiamo. Tra le caratteristiche principali di un banco ottico abbiamo i movimenti liberi della parte frontale e del retro della camera. Abbiamo il movimento di shift, il movimento di tilt e lo swing. I tre formati più comuni di pellicola piana per banco ottico sono 10x12 cm, 13x18 e 20x25, riportati in pollici, quindi 4x5, 5x7 e 8x10 pollici. Scattare con il banco ottico ha sicuramente un costo molto elevato, però garantisce una qualità e una risoluzione della scansione finale o della stampa, se fatta con ingranditore, elevatissima. Avete mai scattato col banco ottico? Se sì, ditecelo nei commenti. Per oggi è tutto, abbiamo fatto una panoramica su tutti i formati di pellicola esistente. Che belle queste Anche cose. gli unici rimasti, perché ce ne sono alcuni, vero? Che non... Sì, ci sono ragazzi anche formati speciali, ma un po' vecchi. che hanno smesso di fare, tipo 127, 107, 126, extra large format, quindi sono robe veramente 110 forse. 110 mm, che però purtroppo il mercato ha deciso di non produrre più, forse hanno fatto un po' di flop. Comunque, per oggi è tutto. ci vediamo Questa alla prossima era- puntata, Analog Photography for Dummies. episodio 1. E ragazzi, per oggi è tutto, quindi ciao ciao. Ciao.